Ciao a tutti. Benvenuti e benvenuti in Sì, questa nuova onda del Sole Kin 40. Incominciamo l'onda del Sole magnetico, meraviglioso sole Sole. certo. Io sapete che il mio nome è Shams, che significa sole in arabo, quindi il sole è sempre stata una delle mie guide. Ciao Katie, bonsoir, bonsoir. Ciao. Una delle mie guide, il sole, sempre amato il sole, anche in Italia, sempre stata al sole continuamente in spiaggia, quindi assolutamente sole sole, quindi E io invece welcome a rifletto. questo Io sole. sono io Invece lui Moonchild. rimane nelle ombre del dragone, voi Ecco. sapete che l'aquila vola Vabbè, verso il sole e il drago sta nella cava, nella cueva, nella cueva. vabbè, Moonchild è la luna, io rifletto il tuo splendore, cara. Ma tesoro, il mio nome in italiano significa luna, Ah, hai Gamar. visto? Ah, che meraviglia. Io sono Shams e Gamar, capisci? In arabo sono sia il sole che la luna. Non lo Quindi questa è una sapevo. cosa che tu non sapevi di me. Ce le ho Già, entrambe io. in Duple diretta, fact. una Duple fact. revelation, con questo sole partiamo con le rivelazioni. Bene, benvenuti. Com'è andata la scorsa onda? Donato? Beh, è stata abbastanza tostariella, però bella, molto, molto, sì. È Sei stato riuscito un po', soddisfatto? sono riuscito un po', sì, un po' a mettere un po' di ordine con tutto questo casino. Vedete che oggi, dato che è molto caldo a Berlino, il nostro Moonchild ci riceve nella sua bedroom, nella sua camera da letto, nella cueva totale. Proprio oggi ha Esatto. deciso che ci prende tutti con sé nella sua Infatti, cueva. guardate cosa c'è qua al mio fianco, proprio la fine dell'onda, un umano gigantesco sopra il mio letto, uomo ovviamente. È umano, diciamo che non Solo, facciamo solo differenze, uomini nel no? mio letto, per carità. Bene, Siamo allora in benvenuti e spero che la scorsa onda i nostri consigli possano esservi stati utili e, e questa grande guarigione, questo grande permesso ve lo siate dati. E quindi iniziamo questa onda del sole magnetico oggi che è in 40 e come al solito vi leggo l'affermazione di oggi. Mm? E quindi come sempre vi chiedo di respirare con me, fare un grande respiro, ci uniamo tutti. Io unifico per illuminare, attraendo la vita. Sigillo la matrice del fuoco universale con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grazie. Quindi entriamo piano piano in questa onda del sole che ci chiede veramente di illuminare assolutamente, vedete questa vita. Quindi ringraziamo la vita, ringraziamo tutto quello che abbiamo intorno a noi, come vi dico sempre, e che questo sole porta assolutamente. Sapete che io vivendo qui in Egitto, a Luxor, proprio il sole è il grande Dio sopra di noi che illumina e che dà la vita e che ci guida per tutto quello che è da fare, no? Quello che dobbiamo fare. Quindi in questo momento proprio questa grande illuminazione di questo momento in cui possiamo portare una grandissima luce nella nostra vita, semplicemente essendo chi siamo, senza nessuna differenza, nessuna, nessuna richiesta, semplicemente voi stessi, quindi mostratevi semplicemente per quelli che siete. E andate bene esattamente così, sapete come dico sempre io che noi siamo tutti raggi dello stesso sole, ognuno di noi brilla in una maniera diversa, ma il sole per brillare ha bisogno di tutti noi, quindi brilliamo della nostra luce. Ciao Aurora, un bacio. Aspettate perché qui è già Ciao. scappata una carta, benissimo. Allora già il primo messaggio è un nuovo inizio, qualcosa di nuovo che può iniziare, quindi iniziate a farvi vedere, a illuminare la vostra vita, iniziate a elevarvi,
per quelli che siete, con la vostra luce, semplicemente con la vostra luce. Vediamo che cosa inizio io, che cosa ci porta questa onda. Ciao Ahmed, un bacio dal Cairo, questo è il mio carissimo amico di un albergo del Cairo dove siamo stati. No, tu non c'eri perché non era ancora aperto quando sei venuto. Questo è un Ah, albergo bellissimo, ha una meravigliosa vista sulle piramidi, un plateau meraviglioso dalla terrazza in alto, e puoi vedere tutte le piramidi, e, proprio di fianco le camere vedono tutte le piramidi ovviamente, e quindi mm. ci porterò quando torni. Verremo a Andremo trovarti, nell'albergo di Ahmed, verremo da te Ahmed. verremo da te. Allora, questa onda del sole ci chiede veramente di fare un grandissimo cambio, ci chiede veramente di... Arriviamo Acre, non ti preoccupare. Quando arrivo al Cairo, tranquillo che arrivo, lo sai che ti vengo sempre a trovare. Allora, questa onda ci chiede di fare un grandissimo taglio, di darci il permesso di rigenerarci, non di morire per rinascere, sì, ma più che altro ci chiede di fare le cose diversamente, fare tutto quello che dobbiamo fare, che più in sintonia con chi siamo oggi, perché noi non siamo più le stesse persone che eravamo prima, quindi diamoci il permesso ora di poter fare le cose diversamente, di poter creare questa nuova vita in una maniera completamente diversa, proprio in, come posso dire, siate comodi in questa vostra nuova vita, scegliete le cose comode, fate questa scelta veramente di qualcosa che è consono con voi oggi, con quelli che siete oggi, non con quelli che eravate prima. Tutti i vostri nuovi parametri sono cambiati perché il sole vi porta nuovi parametri. Quindi questi parametri che sono cambiati, portateli nella vostra nuova vita e permettetevi di rigenerare, di ricostruirla, di fare quel cambio e tenere quello che volete. E ci chiedono di affidare, fate una nuova, andate per la nuova vita, scegliete veramente qualcosa che consono con voi, ma affidati a chi sei tu oggi. Ok? Va bene, oggi non ce la possiamo fare perché oggi le carte hanno deciso che fanno quello che vogliono. Scusate, cosa fare? Sono oramai Volano. Oggi abbiamo le carte volanti, gli oracoli volanti, perché oggi parlano veramente troppo. vita propria, oramai. E il secondo messaggio che è arrivato adesso è: seguite i vostri sogni. Qual è il vostro dream? Portate luce nel vostro dream, nel vostro sogno che avete nel cassetto, quel sogno che è la vostra anima, in quella sensibilità profonda che c'è dentro di voi. Illuminate quel sogno. Okay? Sì, va bene. Oggi gli oracoli hanno deciso che volano, ragazzi. Sono molto tempestosa oggi, abbiate pazienza. Quindi non spaventatevi ciò che dirò, Ora perché non so che cosa dirò, non so che cosa mi faranno dire, ma direi io che il momento è iniziato molto catartico, perché qua gli oracoli volano da soli. Cioè, sono i residui della 39 di ieri. no, ma io sono tempestosa stamattina di nuovo, quindi sai che ho Appunto. iniziato, come tu ben sai, in un modo... Andiamo a vedere qual è il terzo messaggio. State calmi, calma. Il terzo messaggio è c'è una strada che parte molto velocemente per quel sogno che abbiamo visto prima, ok? Quindi molto velocemente, ok? Quindi abbiamo già ricevuto una serie di nuovi messaggi. Ciao Laurina. Ciao. Allora, questa onda ci chiede oggi di fare veramente pace con la nostra parte maschile. Ci chiede di
connetterci al nostro cuore e tramite quel cuore manifestare qui e ora sulla terra dove siamo oggi quella visione che abbiamo e di portare quel progetto veramente in grande, con grande energia e farlo partire. Quindi qualsiasi cosa voi vogliate fare, datevi il permesso di farlo, ok? Datevi il permesso di iniziare quel progetto che avete iniziato, quel cambio che volete fare, anche quella piccola cosa che avete deciso di fare per voi, ok? E fatela proprio partire, fatela partire con tutta quell'energia, con la vostra energia, come se fosse veramente un grande motore, una grande macchina che deve partire. Ricordate quel carro che prima è caduto, ok? Perché quello che avete a disposizione tutto ciò che vi serve, è tutto a vostra disposizione. E c'è una nuova strada in cui potete camminare, quindi datevi il permesso veramente in questa onda del sole di poter manifestare ciò che veramente è consono con voi, ciò che veramente sentite per voi, qui e ora sulla terra adesso. E proprio quella strada si apre proprio velocemente perché avete capito qual è, perché vi date il permesso di illuminare, di essere semplicemente chi siete. Il sole che cos'è? Io sono, io mi illumino, io. Quindi datevi il permesso di essere chi siete. Allora quella strada parte, allora quel cambio che vi dicevo prima, potete iniziare ad attuarlo nella vostra vita. Ed è un cambio per stare comodi, per essere chi siete, per manifestare cosa volete oggi. Non siete più quelli di prima. Se abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto delle cose nella nostra vita, è passato quel tempo, non è più quel tempo, noi non siamo più quelli, siamo cambiati. Diamoci il permesso di poter manifestare chi siamo oggi, rigeneriamoci e affidiamoci veramente, abbiamo fiducia, apriamo le braccia e accogliamo chi siamo, ok? Portiamo armonia in tutte le aree della nostra vita. E a quel punto uniamo anche la nostra parte femminile, quella visione che abbiamo, quel piano che è stato armato, che vediamo perfettamente come possiamo fare per arrivare in quel desiderio che tanto vogliamo attuare, ok? E sapete anche benissimo, perché qui è giunto il momento, adesso non è più il momento di scherzare, non è più il momento, come dico io, di pettinare le bambole. Basta, basta. È il momento di agire, è il momento di agire per noi, per nessun altro, non ci deve interessare di nessun altro, ma agiamo per noi stessi. E in questo momento noi sappiamo esattamente che cosa c'è che non funziona, quindi dobbiamo veramente lasciare andare delle cose che non sono più per noi, incominciare a camminare in quella che è la nostra strada, ok? E proprio nella nostra nuova visione, il nostro nuovo modo di accogliamo questo nostro nuovo modo di vedere le cose, possiamo cambiare opinione, non dobbiamo morire con la stessa opinione di quando siamo nati, ok? Quindi cambiamo il nostro modo di vedere le cose, permettiamoci di avere una nuova visione, di vedere le cose dall'alto oppure da dietro o dalla porta di servizio. Provate a fare un occhiolino dalla porta di servizio, guardate un po' che cosa vedete, piccolo pertugio per vedere cosa vedete e cambierete il modo di vedere proprio per questo. Ma che cosa vi è richiesto in questa onda del sole? Vi è richiesto il vostro cuore, vi è richiesto di essere connessi con voi stessi, di perdonarvi per tutto quello che è stato fatto nella vostra vita, per quello che è stato che vi denigrate, che avete sbagliato, avete fatto quello. No, era tutto giusto, quindi no, per favore, scusate perché il mio tablet ogni tanto va in tilt e permettetevi veramente di essere semplicemente chi siete, ok? Oh, oh. Ti abbiamo perso, Cinzia? Mi sa. Mi sa di sì, ragazzi.
Abbiamo perso Shams. Il tablet oggi fa un po' di scherzetti, quindi veramente. Adesso aspetteremo un attimo, dai, magari riesce a risolvere subito. Qualcosa non va. Sì, infatti l'abbiamo persa, mannaggia. Beh, insomma, nel frattempo che torna, magari vi dico due cosette, vi anticipo un qualcosa, che dite? Però poi perdiamo il filo. Vediamo se ho qualche notizia dal cellulare, se mi scrive qualcosa. Saranno quei 500 gradi che mi ha detto che ci sono nella sua stanza. Si vede che hanno mandato un po' in tilt il computer, il tablet. Ah, ecco, mi sta dicendo che arriva. Sì, dovrebbe ritornare. Speriamo che entri nella stessa stanza, che non dobbiamo rifare tutto da capo. Comunque dai, dovremmo fare. Eccola! Eccomi, scusate, è Oh, saltato tutto. Scusatemi, ma il mio tablet ha deciso stasera che ero troppo caldo. oh, Quindi si è assolutamente spento. ma ti si vede bene, ti si vede molto meglio adesso anche. Ok, bene. Ok, grazie. Ne sono grata. Ok, il cuore. Non dimenticatevi il vostro cuore. Quindi voi dovete assolutamente perdonarvi perché non siete più le persone che eravate prima. E dovete veramente riportare quel cuore nella vostra vita, riportare la luce dentro quel cuore, ritornare a rigenerarvi e a lasciare che quel cuore si riempia di luce, che la luce entri dentro di voi. Quindi, come vi dico sempre, vuoti completamente e lasciate che la luce riempia quel calice che è dentro di voi, e che riempia anche il vostro cuore totalmente. Questa è la cosa più importante da fare. E allora a quel punto sarete pronti a manifestare in questa onda del sole i vostri doni, sarete pronti a manifestare chi siete, semplicemente senza dovervi irrigidire, senza dovervi chiudere, ma manifestando quella grandissima fragilità che avete dentro. Il sole illumina tutto, tutto quello che abbiamo dentro, quindi anche quella grande fragilità che abbiamo tanta paura di mostrare. Invece in questo momento dobbiamo portarla fuori e donarla al mondo e donarla a noi stessi, dandoci il permesso semplicemente di poterci fare vedere nella nostra assoluta essenza, ricordate questa parola essenza, nella nostra assoluta bellezza. Okay? E a quel punto sì, saremo pronti per iniziare un cammino. Allora sì, ci possiamo permettere di ricominciare, che non è un ricominciare, sapete perfettamente che non è un ricominciare, ma è un continuo in un modo diverso, perché mi rendo conto che a disposizione ho tutto ciò che mi serve, è tutto qua, e a quel punto si aprono le strade. E a quel punto si aprono le strade si aprono e io posso scegliere la strada che mi serve. Voi ricordate, questa onda del sole vi chiede veramente di avere fiducia in voi, di manifestare chi siete, di cambiare la vostra opinione e di ricordarvi che il cuore lo dovete sempre portare con voi, ok? Di manifestare la vostra fragilità. Il sole illumina tutto, tutto ciò che è, non nasconde niente, quindi lasciamo che tutte le verità escano, facciamoci vedere nell'assoluta verità, smettiamo di rimanere nel nasconderci, nel non dire delle cose, ma proviamo a manifestare tutto quello che c'è qua e da questo cuore tiriamolo veramente fuori e facciamolo vedere. Non abbiate paura, perché voi siete in grado in questo momento, perché avete la forza di potervi mantenere, di potervi sostenere, perché potete riuscire a sostenervi. Nessuno vi farà del male, nessuno farà nulla, perché ci siete diventerete quella piccola ragazza, di quel piccolo ragazzo
che è dentro di voi. Quindi manifestate i piccoli ragazzi che sono dentro di voi, le piccole ragazze, e fatevi vedere la vostra sasso, ricordate, sì, okay. Qui sono gli aiuti. Che sono del sole, le mie bambole egizie. L'aiuto sono le sacre proposte. Ecco, Faccio così. sì. E nelle sacre proposte, vedete, c'è il dio Ptah, che è il dio dell'invisibile, tutto ciò che è non visibile, tutto ciò che io non che percepisco nelle lettere, tutto ciò è assolutamente reale. Okay? Grande dea Nuta, la dea del cielo, che si unisce al marito Geb, che è il dio della terra, c'è un'unione tra terra e cielo, ok? Quindi la completezza di questa dea che mangia il sole di giorno e partorisce di sera, di notte il sole divide il manto stellato che è il cielo e soprattutto la sostiene da sole. E ovviamente il meraviglioso Anubis, che sapete che è il messo del cuore, che rimane assolutamente a sostenere quel cuore che è la chiave, perché se voi state nel cuore, ricordate, nel cuore la chiave è tutto, rimanete in questo periodo nel cuore, cioè il guardate che nulla rimane con voi. Si sente male, tesoro? Non Non si sentiva più. rimanete nell'assoluta dell'amore, e quindi lasciate che quella sia la chiave per poter manifestare tutto quello che dovete esprimere. Okay. Vediamo le carte del sole della luna, che sia stato il vento qui la sera, nella casa di Razza, nella Valle delle Regine, si alza il vento e la montagna parla. Per un'ora abbiamo questa conversazione. Sono venute due carte, ovviamente. Una guardate. Chirone? No, l'orfano. Ah, okay. E la seconda è Venus. Venus. Quindi prendetevi cura, come vi ho detto prima, poi e siate voi l'adulto che si prende cura. Smettete di sentirvi abbandonati, perché l'unica persona che abbandona siete sempre soltanto voi, nessun altro. Quindi prendete cura di voi, prendetevi cura veramente di chi siete, il vostro corpo, il vostro spirito e tutto quello che avete. E Venus, perché dobbiamo fluire nella bellezza e lasciare che l'armonia ritorni nella nostra vita. Quindi questa onda del sole non solo illuminiamo, ma cerchiamo che l'armonia ritorni nella nostra vita. Quel bambino che non è mai stato abbandonato, ma semplicemente aspettava che lui lo prendessimo in braccio, aspettava che lui lo abbracciasse. Grazie mille, scusate tutti i casini, ma stasera grazie. Sono due di movimenti di storm e funziona. Grazie mille, diamo. Grazie amore, ma ne abbiamo riguadagnato in qualità d'immagine, guarda. A parte il sonoro che ogni tanto andava via, però ti si vede molto molto nitida, bello. Bella vision, grazie tesoro. Grazie. Allora, entriamo un po' invece per raccontare questa onda nuova, che dopo ieri appunto da 39, che è proprio la tempesta cosmica, l'ennesima potenza, quindi 19° glifo, 13° tono, quindi proprio l'apoteosi della densità massima che si può avere nei kin,
e quindi spero che lo abbiate sfruttato a pieno e abbiate ribaltato, riorganizzato, ritrasformato, guarito tutto quello che bisognava andare a toccare, a rivedere, e quindi dopo ritrovare questo centro che ci servirà, cioè ci sta servendo per buttarci appunto a capofitto in questa luce potente, forte del sole di Ahau, che è nutriente, pulita e trasparente, vuole verità, chiede assoluta lealtà a se stessi soprattutto e verso gli altri, in riflessione ovviamente. Quindi questi colori adesso possono splendere in totale libertà. Una piccola nota riguardo al momento in cui ci troviamo adesso, perché secondo me, cioè, a parte che oltre a essere sincronico è stramagico ed è molto importante, proprio oggi non entriamo solamente nell'onda nuova del Sole, quindi la quarta onda del computo, ma entriamo anche nel mese cosmico numero 13, che è di fondamentale importanza perché è la chiusura dell'anno galattico, quindi questo mese che si chiama il mese della tartaruga, che proprio infatti rappresenta, no? La corazza, diciamo, quindi è il pianeta, diciamo, la crosta terrestre, il guscio di questa tartaruga, e rappresenta appunto la riconnessione e l'aderenza che dobbiamo trovare alla Terra per rimanere presenti e poi appunto essere pronti per il volo magico che ci porta poi attraverso il giorno fuori dal tempo, che è l'ultimo giorno di questo mese, verso poi il nuovo anno galattico, ma poi vabbè, poi di quello ne parleremo più avanti. Dunque, quindi avevo detto, sì, onda numero 4, colonna, diciamo, ultimo scalino, perché chiaramente il numero 0 sarebbe il 20° glifo del Sole, dopo entriamo nella terza, quindi portiamo il servizio, il 4 è dare la misura e quindi dare misura al servizio di illuminazione, quindi di nutrimento, e bisogna assolutamente sfruttare questa energia che è molto forte. Infatti Ahau, il sole, che è comunque datore di vita, e il fuoco universale, quindi la verità che è rimasta occultata, che di fatto è poi rappresentata dal drago, che è il suo culto, qui con la forza appunto di Plutone, che governa appunto il sole, viene portata tutta fuori, tutta in luce, e quindi assieme poi alla tempesta, che è il suo alleato, che è sempre governato da Plutone, ci aiuta sempre a scavare, diciamo, a scrutare e a portare luce dove va portata, a portare calore, informazione e a fare sì appunto che la vita proliferi in ogni sua forma incondizionatamente, ecco. Questo fa il sole. Poi abbiamo appunto il cane, così come fa anche il cane, che è il suo alleato, però il suo alleato appunto, scusate, no, il cane è la sua sfida, l'alleato è la tempesta. Il cane alla stessa maniera del sole, però in una prospettiva totalmente opposta, che viene sfidata, quindi è anche rafforzata di fianco al sole, è la fedeltà, quindi la compassione, e però bisogna appunto distinguere un po' dalla tipologia stessa, diciamo, che fa il sole. Cioè il sole nutre, che può essere appunto di aiuto, ovviamente essenziale per lo sviluppo e il procreare di qualsiasi forma di vita, però ovviamente quando la luce aumenta, aumentano anche le ombre, quindi questo Plutone, come dicevo, va a dipanare, va a districare, va a tirare fuori, insomma. E quindi questa lezione del cane che dà al sole è la fedeltà, cioè l'avere la fede e l'umiltà, la compassione, appunto, che sta nell'azione del salvare, del cane, però al contempo il sole illuminando ci dà la certezza che appunto non
cioè senza la coscienza diciamo profonda e la luce interiore non si può forzare o accanirsi nel nutrire, nell'accudirsi, nel farsi carico come normalmente fa il cane un po' con tutti, e quindi poi sviluppare questo sé, diciamo, superiore, appunto, che parte soprattutto da una luce interiore. Questo è il sole, e ci fa scoprire la nostra vera volontà, diciamo, fa affiorare quello che veramente noi portiamo, che noi portiamo su questa terra, insomma. E poi chiaramente, vabbè, la guida è il sole, perché è guidato solamente da se stesso, ogni glifo ovviamente nel tono magnetico, e quindi niente, mi è venuto in mente anche questo motto molto importante, che appunto è, diciamo, la legge telemita, che appunto è stata portata da questa grandissima mente e altissimo mago che era Aleister Crowley, e che diceva appunto amore sotto il dominio della volontà. Quindi questo umano che poi andiamo a raggiungere, cosmico, deve avere appunto coscientizzato realmente chi è, cosa porta e qual è il suo vero intento, diciamo. Quindi amore è la legge, ma amore sotto il dominio della volontà, questo diceva, e lui era proprio un umano cosmico, tra l'altro. E appunto, detto questo, finiamo un attimo di analizzare questa firma. Sì, appunto, niente, no, rimane, no, basta, ho già detto tutto, perché ho detto la tempesta del cane, no, il drago, giusto, il drago manca, che non è altro che il qui presente dragone cosmico, perché c'è esattamente proprio il 221 che sono io sotto, e qui infatti è proprio assolutamente la metafora del fuoco che vi dicevo nascosto. Quindi la pancia di quel drago, cioè la pancia del sole, quindi questo sole occulto, viene tirato fuori e viene appunto trasceso. Questo drago riesce quindi a trovare questo coraggio di innalzarsi e di trovare questa forza, di usare queste benedette ali che ha, uscire da questa cavolo di caverna e superare appunto tutta la densità, il ristagno, la pesantezza, la drammaticità che trattiene lì sotto, diciamo, dov'è. Questo è il cuore culto del sole, e così appunto può innalzarsi per il magico volo verso un ordine cosmico più elevato, insomma. Perfetto. Dopodiché, allora, questo era il giorno 1, che era oggi, e poi abbiamo nel giorno 2, domani, il drago. Guarda caso parliamo del diavolo e ritorna fuori il drago. Puntano le corna. Esatto, il dragone con le cornine. Il drago lunare, infatti numero 2 corna, vedi? E lui infatti ci aiuta ovviamente a comprendere che per divenire umani, diciamo, solarmente attivati, e quindi consci di sapere esattamente chi siamo, qual è la nostra luce interiore, la nostra essenza e tutto quanto, dobbiamo prima conoscere e affrontare, diciamo, accogliere questi nostri draghi, queste nostre ombre che portiamo dentro. E solo così appunto riusciamo poi a penetrare l'essenza e a capire, diciamo, la nostra missione qual è, chi siamo veramente, cosa portiamo e cosa veramente illumina il nostro percorso, perché questo fuoco universale possa essere acceso da questo ventre di questo drago, di questa panciona di questo dragone, illuminando quindi prima da dentro e poi da fuori, insomma. Poi niente, abbiamo il vento elettrico, terzo giorno, 42, che ci conduce proprio elettricamente, quindi ci fa da conduttore e quindi attivatore, nel vero senso della parola, attraverso il respiro e attraverso il verbo, quindi ciò che lo spirito cerca di entrare, di penetrare, illuminare noi stessi, e quello che ci vuole poi trasmettere come messaggio. Cerchiamo appunto
in questa maniera di entrare in sintonia con esso, quindi nel respiro, nel silenzio, nell'ascolto e nella calma, nell'ascoltarci soprattutto, ascoltarci ed entrare dentro noi stessi. Poi abbiamo la notte blu autoesistente, e quindi appunto essendo entrati, rimanendo in quell'introspezione, la notte ci fa avere più fede, ci dice che dobbiamo affidarci a questa intuizione e cercare di emergerne appunto da quel sogno, portandolo sempre più in alto, sempre più verso il conscio, quindi dall'inconscio verso il conscio, sempre di più alla luce, sempre più verso quel sole e in superficie, quindi nutrendolo e seguendolo, dobbiamo seguirlo. E come diceva prima Shams, infatti, cerchiamo di dargli una struttura reale, tridimensionale, credendoci sempre di più, perché solo così possiamo far sì che si realizzi e diventi un frutto, insomma, un nostro figlio. Nel giorno 4 abbiamo il seme buonanotte. Nel seme intonante. La notte l'ho appena detta, autoesistente. Il seme intonante, scusa. Seme intonante, sì. Ok. Seme intonante autoesistente. Scusate, ancora. Intonante, tono 5. Allora, focus, infatti dice, torniamo al focus, il seme, per carità. Ci focalizziamo e non perdiamo la speranza qui per trovare la giusta percezione, nel ritrovare appunto il nostro potere limpido e univoco, così da essere appunto certi che il progetto tanto curato, tanto amato e visto possa fiorire, possa fruttare, possa risplendere e si possa accendere di volontà propria, autentica e sempre di più in espansione, quindi sempre di più verso la vita, verso l'esterno, proprio nel dinamismo, in uscita, e sempre quindi irradiando verso nuove forme che in divenire poi nel futuro prendono la loro forma. Poi dopo abbiamo il serpente, giusto? Sì, serpente 45, autoesistente, rosso ovviamente, sempre rosso lui, e con il fluire qui della luce che appunto dall'alto penetra e circola lungo la nostra colonna vertebrale, quindi in entrata e in uscita lungo la Kundalini, con il tono ritmico aiutiamo a portare il bilanciamento e l'armonia e la giusta organizzazione per sentirci avvicinarci sempre di più ai nostri istinti, ecco. Cioè qui dobbiamo cercare di veramente darci il permesso di lasciarci sentire i nostri istinti più nascosti, più primitivi, più primordiali, proprio quelli che ci danno, veramente ci fanno sentire vivi, ci fanno sentire forti e ci fanno vibrare. Quindi lasciamo totalmente che questa forza entri dentro di noi, quindi diamo libero sfogo alla sessualità, a tutto ciò che ci fa sentire vivi, quindi in primis io direi l'orgasmo e tutto ciò che è il risveglio del corpo fisico. E quindi dopo così possiamo appunto, senza resistere al cambio, possiamo liberarci di quello che erano le sovrastrutture, come fa il serpente con la propria pelle, e può tornare sempre di più alla propria essenza, diciamo, però cambiando ma rimanendo appunto fedele a se stesso. Poi abbiamo la lacciatura dei mondi numero tono 7, risonante, sì. Oh, meraviglia, questo è il glifo da cui io derivo e da cui sono stato partorito. Mia mamma, che da lassù lei mi guida sempre e io onoro sempre, e lei appunto portava questo altissimo aiuto che porta questo allacciatore in questo tono,
ed è una grandissima protezione invisibile che questo glifo ci dona questo tono appunto 7, il cuore di quest'onda, ci fa capire che appunto non esiste nessuna fine, nessun inizio, e che appunto dobbiamo comprendere che questo ponte stesso simbolicamente ci fa capire che non sappiamo da dove proveniamo, non sappiamo dove andiamo, perché non ci deve interessare, non esiste fine, non esiste inizio, noi siamo al centro di questo ponte ed è lì che appunto l'illuminazione arriva, e comunque tutta l'informazione è e da lì possiamo trarla in qualsiasi momento, perché comunque appunto questa illusione della morte e della fine possa avere fine, e quindi riallacciarci a questo senso proprio materno di accoglimento che ha in realtà questa morte, questo campo immenso informato che ci riaccoglie, perché è esattamente da dove siamo venuti, e questo è quanto. Nel giorno invece 8, che è la mano blu galattica, e qua appunto abbiamo, come abbiamo sperimentato nella onda passata, andiamo nell'integrare quindi questi utensili, tutti questi mezzi che abbiamo riscoperto affini a noi stessi per portare guarigione, per portare conoscenza, per portarli nel quotidiano e quindi mettere mano e dare corpo a questa guarigione. Ora cerchiamo invece qui di innalzarli e con il sole portarli in un'ottava più alta, quindi in realtà più in profondità, come dicevo, che il sole fa, che penetra, e farli risuonare appunto in un'ottava più alta vuol dire appunto riuscire a fare cernita di tutto ciò che sono cose malsane che non ci servono più, che dobbiamo assolutamente tagliare, lasciare andare, quindi tutte le dipendenze e tutte le cose, diciamo, che ci pesano, dobbiamo assolutamente riuscire a vederle e a scartarle, insomma, guardarle in faccia, riconoscerle e rimodellare il tutto per poi andare avanti, insomma, trasformarci. Poi abbiamo nel tono 10 la luna, sì, no scusate, la stella, scusa, sì, stella solare 48, tono 10, e qui la stella appunto ci fa realizzare che la verità, diciamo la giustizia, l'ispirazione, tutto ciò che noi non possiamo nemmeno intenzionalmente o prepotentemente, cioè, portare con la forza, dobbiamo in realtà appunto trovare l'armonia, la delicatezza per riuscire a creare la nostra opera, quindi trovare l'ingrediente giusto, essenziale, per dare luce a questa bellezza, a questa passione che abbiamo dentro, che vuole uscire allo scoperto, vuole trovare una forma, vuole trovare appunto un veicolo per viaggiare in eleganza appunto in esterno ed essere portata appunto come servizio sentito proprio dal profondo, quindi un contenuto, cioè un'opera d'arte che abbia un sentito, un contenuto, ecco, non sia solamente bellezza, velleità o appunto diciamo esterilizzazione dell'opera in sé. Quindi ci vuole proprio sincerità anche. Nel giorno poi il giorno 11, 10, giusto? no, 10. Ah, scusate, sì, 49 la luna planetaria, la sì, stella era solare al tono 9. Solare 9, sì, esatto. E invece la luna che è planetaria, infatti 49. Tono 10, e col tono 10 qua la luna rossa ci
denuda completamente fino all'osso e ci ricorda e ci conferma che non c'è niente, come diceva già prima Shams, non c'è niente di sbagliato nell'esternare e nell'esprimere, nel mostrare le nostre emozioni, nel tirarle fuori, quindi anche se c'è da piangere, se c'è da indossare quelle, come li chiamo io, quei diamanti che sono proprio le lacrime, e dobbiamo proprio permettere a loro di liberarsi e quindi liberare questo dolore che noi tratteniamo, che nascondiamo, e dobbiamo osare proprio manifestarlo qui con il tono appunto 10 e sentirlo proprio tutto in totale fluidità, farle scorrere come vuole appunto l'acqua delle acque della sacerdotessa delle acque universali, quindi in totale trasparenza, e tutto va rimosso, tutto viene a galla e così appunto il granello diviene perla dalla sofferenza e riusciamo a uscirne purificati appunto. Poi abbiamo il Kin 50, sì, che è il cane spettrale. Qui infatti siamo al confronto, come dicevo, dell'opposto, della sfida primaria del Sole. E il Sole appunto qui ci insegna, il cane che sfida il Sole ci insegna che appunto sempre non tutti, come dicevo prima, non tutto e non tutti hanno questa necessità e questo bisogno indistinto di amore, di accudimento, quindi che può trasformarsi a volte in accanimento. Ecco, qua bisogna avere la delicatezza di chiedere sempre se si ha bisogno e di chiedere quando si ha bisogno. Ecco, l'aiuto e il soccorso va dato sì, incondizionatamente, assolutamente dal profondo del cuore del cane, ma con un giusto e profondo sentire, quindi anche con l'amore verso se stessi, altrimenti quel Sole rischia appunto di fare più danni, insomma di incendiare, di bruciare e di non portare luce dove non è pronto che possa arrivare, insomma, in pratica. E così anche il cane poi, insomma, non si accolla più di tanto tutti i casi disperati dell'umanità, come fa di solito. Bene, poi abbiamo il tono cristallo, numero appunto 12, 12° giorno, la scimmia cristallo. Ecco, la scimmia appunto poi dopo ci mostra che in quanto umani ci prendiamo a volte un po' fra di noi, soprattutto un po' troppo sul serio, quindi dobbiamo cercare di essere anche, di accogliere proprio le differenti sfumature, differenti luci che ogni sé emana, quindi accettarle e portarle in esterno per giocare in leggerezza e portare appunto in questa matrice pesante questo trick, questa magia della scimmia che ci aiuta a capire che appunto dietro ogni meccanismo, diciamo, oscuro o non chiaro, in realtà si nasconde anche lo stupore del bambino e il gioco e l'insegnamento che la scimmia ci dà, quindi accogliamo questi eventi dissonanti, strambi, ma giochiamoci e impariamo che appunto la vita è fatta anche di questo, di gioco e di eventi inaspettati che comunque ci servono per crescere, perché solo giocando si impara, no? Bene, siamo arrivati alla fine con l'umano cosmico, tono 13, e appunto riusciamo finalmente ad essere consci pienamente, a coscientizzare qui di essere veramente degli esseri che ricevono, degli esseri proprio come fossimo, diciamo, antenne in ricezione, antenne biopsichiche che ricevono dal nostro, diciamo, dal centro del nostro sistema, che è il nostro Sole, che poi a sua volta riceve da svariati altri suoi fratelli soli, quindi insomma c'è Alcione, Sirio e via dicendo, che a loro volta ancora appunto traggono tutta questa energia dal centro della galassia, che è un Abku, e
e da lì appunto la melodia si dipana e riesce a essere, ad essere appunto trasmessa e tramandata di sole in sole, e quindi qui riusciamo, se abbiamo fatto bene questo lavoro, a percepire e riconoscere quella melodia, e quindi a cantare queste note mancanti che ci fanno tornare in armonia con questi nostri fratelli e antenati stellari, e quindi capiamo che appunto quella melodia in realtà la riconosciamo insomma molto bene, e scopriamo appunto realmente chi siamo e la volontà che portiamo, e questa libertà che appunto ci contraddistingue come umani, e riusciamo a portarla e a condividerla sul pianeta appunto, in splendore, in luminosità, insomma, in illuminazione. Perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Adesso vi leggo il poema del sole del sole numero 20, il sole giallo, e si chiama L'illuminato. Io sono l'illuminato, codificato dal sole giallo. Il mio numero è il 20, la totalità dell'universo. In meditazione sono stato concepito e dalla meditazione sono nato. E per lunghi eoni ho dimorato nel profondo di questa meditazione. Io sono la verità superiore e il rinnovatore della vita. Io giro la ruota cosmica della legge, dando insegnamenti della pura mente tra le stelle. Io sono il custode armonico dei campi splendenti della luce infinita. Con molti nomi vengo chiamato, ma essi nominano solo la forma esterna. Il mio abito fiammeggiante, che voi chiamate sole. L'illuminazione di uno è l'illuminazione di tutti. Io sono il compimento della profezia di Unabku. Risvegliare tutti gli esseri simultaneamente è il mio compito. In molti luoghi mi sono risvegliato, ed ogni luogo in cui vado lo conosco solo con il nome di Tollan, Tollan dei risvegliati. Conoscere me è conoscere la luce della verità che illumina tutte le cose. Bene. Grazie Dragone. Grazie a voi dell'attenzione, grazie a te tesoro. Quindi buon percorso illuminante per tutti voi, e poi ci rivediamo fra 13 giorni, che poi ne riparliamo di com'è andato. Grazie mille a tutti, scusate dei disguidi, ma stasera come vedete gli oracoli saltavano e volevano darvi molte più informazioni di quelle che di solito siamo abituati a ricevere, quindi tante cose in più, perché la luce del sole vuole portare la grande verità e vuole scoprire veramente tutte queste intrighe, tutte queste cose sotto non hanno più senso di esistere, ma è ora di mostrare tutto, avere il coraggio di mostrare e di dire le cose esattamente come sono, la pura chiarezza di questo grande padre sole, che per me è il mio padre Ra, come sapete, e quindi buona onda, veramente, portate luce nelle vostre vite, e veramente illuminate, e non abbiate paura alla luce, non dovete avere paura della luce, la luce è la nostra grande guida, ricordatevi, il sole è una grandissima guida, quindi lasciate che la verità possa mostrarsi così com'è e tutto sarà perfetto, nulla da fare, tutto è perfetto, ricordatevi. Vi amo tutti, mi mando tantissimi baci, ti voglio bene Dragone, lo sai. Anche io. Buona serata a tutti, grazie di averci ascoltato, grazie. Un bacione. Alla prossima. Alla prossima. Ecco Yash.